Cioè tu entri in un locale qua e non trovi la malvasia di Bosa. Cioè, ma com'è sta storia? Cioè sto vino chi se lo beve? Ve lo bevevate voi di fatto? Ma era un vino per cerimonie, per familiari. Autoconsumo. Sì, era assolutamente di Le autoconsumo. superfici erano limitate, erano piccoline, cioè si parlava di 1000 metri quadri, perché è anche un vitigno abbastanza difficile da coltivare. Comunque una caratteristica delle malvasie è che siamo diversi produttori, anche quelli che non imbottigliano. Facciamo tante malvasie diverse, sono tutte simili ma non sono uguali. Cioè questo produttore Angozzi, dove praticamente tu entravi nella sua cantina e dicevi ma posso assaggiare qualche cosa un po' giovane? Dice no, una malvasia con meno di 7 anni non te la faccio neanche assaggiare perché non è neanche malvasia. Io sarei la quarta generazione di produttori, è sempre stato imbottigliato ma non mai per il mercato. Nel frattempo sto lavorando in cantina perché comunque il mio desiderio è quello di fare la malvasia riserva, quella che produceva mia bisnonna, quella che si beveva insomma alle feste quando ero bambino, ero troppo bambino forse per apprezzarla appieno. Poi siamo nella parte più bassa che è insomma un po' più produttiva. Un'altra cosa che puoi notare subito è il colore della terra, che è molto chiara, bianca. E questo è il terreno calcareo che è caratteristico di questo vino. Questo è il grappolo tipico della Malvasia, quindi spargolo con pochissimi acini. Anche se il grappolo è consistente, poi la resa in vino non è grandissima perché la buccia è grossa, il raspo è spessissimo, quindi in fase di lavorazione poi il liquido, il succo che se ne estrae è il 50% insomma, del peso se va bene. Intende solamente Ho viaggiato un po', poi con l'università ho avuto modo di viaggiare un po' di più, ho fatto l'Erasmus, ho fatto altri progetti che mi hanno portato fuori dall'Europa. Insomma, più viaggiavo, più mi veniva voglia di star qua, ecco. Più ho iniziato a apprezzare questi posti. Però appunto serviva un'assistenza tecnica per quanto riguardava la riabilitazione di 2 aree di pascolo. Dove? Nel West Bank, in Cisgiordania. Una nel nord, nell'area di Tubas Azun, e una nel sud-est, a est di Betlemme. Quindi 2 situazioni completamente diverse, con paesaggi e culture anche diverse all'interno della stessa Palestina. E lì abbiamo prima di tutto caratterizzato il loro sistema di allevamento, perché tu non puoi andare lì e dire no, qua devi fare questo, devi fare l'altro. Prima di tutto devi vedere quello che fanno e imparare da quello che ti dicono loro. Più che a fare noi, a collaborare con gli enti locali, perché comunque non si può importare niente. Nessun tipo di tecnologia, quindi dovevamo arrangiarci con quello che trovavamo, quindi abbiamo iniziato a cercare nel posto. Da queste esperienze ho imparato tanto, soprattutto da un punto di vista ovviamente sì, dell'agricoltura, però anche da un punto di vista umano è stato un arricchimento sicuramente. Poi ho anche un po' imparato che gli allevatori e i pastori sono un po' tutti simili in tutto il mondo, anche in Tanzania, insomma, la diffidenza iniziale. Però poi una volta che ti aprono le porte di casa sei come uno di famiglia, quando capiscono che sei lì interessato a loro si sentono protagonisti, no? Sono fierissimi di quello che fanno e del loro prodotto. Io questo l'ho notato anche a Mamoiada, no? C'è anche, è molto sarda come Sì, però l'ho visto anche in Palestina questa cosa qui. Poi certo, lì cambia lo scopo, qua coltiviamo per produrre vino, insomma non è un bene di prima necessità diremmo. Lì coltivavano per mangiare e vendere qualcosa e quindi avere un po' di fondi, un po' di economia. Il valore aggiunto della mia esperienza probabilmente è quello appunto di ritrovarmi in situazioni magari molto complicate e poi sì, chiedere a chi ha più esperienza di te. È come aprire un libro a volte. Allora, vi racconto, stavo facendo delle pulizie a casa di mia nonna qualche anno fa con mio padre, quindi non è che ho rubato niente. Stavo sistemando nel retro cucina di casa di mia nonna, abbiamo trovato queste bottiglie con dei bollini sopra.
E quindi chiedo a mio padre, ma di che si tratta? E fa, beh, figlio mio, qual è Malvasia? Ho detto, come Malvasia? È possibile che del 64, cioè, è ancora bevibile? Ho detto, sì, sicuramente è buona. E poi l'abbiamo messa da parte, erano 5-6 bottiglie, e mi ha detto, queste prendile per te e aprile, insomma, quando sarà l'occasione. 3 del 64, una del 63, una del 68 e una del 58. Prendiamo la bisnonna. Alla bisnonna. Your grandmother. Era la tua nonna? Io no. Nonna? Mercede. Cheers. Salute. Non veniva commercializzato, chi voleva bere la Malvasia veniva a Bosa, cioè era un vino di comunità. I bosani lo offrivano come prodotto loro, non offrivano, tanto per dire, il tè oppure un altro vino che veniva da altrove. Lo offrivano La Malvasia di Bosa. a chi lo offrivano? Agli amici. La vigna ti crea delle rogne, ti crea dei problemi. Non ti conviene a tenere la vigna, la possono tenere ieri, la potevano tenere solo i ricchi. Noi vogliamo che la tengano anche i poveri, la vigna. Cioè tutti come prima erano pezzettini di terreno che tutti coltivavano, vedete, tutti cinti a muro, erano tutte vigne. Adesso la gente si è stancata perché li hanno illusi, li hanno trascinati verso questo consumismo generale, prodotti che non hanno identità, che non si sa da dove vengono e se fanno bene e se fanno male, molte volte fanno più male che bene.